Buongiorno a tutti, in questo tutorial andremo ad affrontare l'argomento autoloop di SoundSwitch. Che cosa sono gli autoloop? Come crearli? Come è possibile andare a utilizzare l'autoscript per creare dei fantastici autoloop? E come andare a integrarli nelle vostre performance per creare dei light show memorabili. Mettiamoci subito al lavoro, apriamo SoundSwitch e vediamo questo argomento. Facciamo pulizia, apriamo un autoloop pulito e vediamo come andare nella realtà a sfruttare le funzionalità di autoscript per gli autoloop per andare a generare light show che siano proprio come li abbiamo pensati e quindi andare a utilizzare le funzioni per permetterci di fare variazioni e di avere un controllo maggiore sul risultato finale. Cominciamo col popolare il nostro autoloop partendo da una base che potrebbe essere in questo caso Dance Autoloop 1. Decidiamo di andare a creare una serie di autoloop che ci permettono di andare a affrontare la parte di serata in cui andremo a suonare tracce dance, comunque upbeat, comunque ritmate, e generiamo un primo autoloop. Abbiamo una situazione di base che è molto statica, ma dove già vediamo tutta una serie di informazioni, tra le quali le pulsazioni e la tipologia di colore. Ora, non siamo contenti del risultato. Torniamo su Auto, andiamo a fare alcune variazioni. Partiamo da Dynamic. Andiamo a scegliere la colorazione. Ipotizziamo di voler creare una serie di autoloop che vadano a lavorare su colori pastello, quindi un'ambra di partenza, qualche spunto di giallo un po' più acceso, un bianco e poi una colorazione un po' più scura, sempre rimanendo su queste tonalità pastello. Vogliamo ottenere una pulsazione di base che non sia elevatissima, vogliamo funzioni di movimento molto lente e vogliamo cambi di colore molto lenti. Non ci interessano le strobo e in questo caso non vogliamo applicare i movimenti. Andiamo a generare la prima variazione. Ok, andiamo a vedere il risultato e lo affrontiamo caso per caso per andare a ottimizzare i nostri gruppi di fixture. Quindi collassiamo, anzi lasciamo aperte ma ci concentriamo su quelle che sono le nostre fixture primarie. Le nostre fixture primarie stanno lavorando secondo questa traccia. Non ci piacciono. Invece il resto per il momento ci piace. Selezioniamo la parte interessata, clicchiamo col tasto destro e selezioniamo aggiungi le non selezionate all'esclusione. Tutte le tracce che non sono selezionate al momento in cui clicchiamo diventano rosse e questo significa che non verranno toccate dalla nostra autorigenerazione. Ora possiamo andare a fare una modifica. Vogliamo che le nostre fixture wash primarie lavorino in maniera più rilassata, quindi andiamo a scegliere uno Smooth Autoloop 1 mantenendo lo stesso schema colori e andiamo a cliccare su Applica. A questo punto quello che è successo è che per SoundSwitch questo tipo di impostazione su un wash primary va a disabilitare totalmente l'override. Anche questo non è un risultato che ci interessa. Allora facciamo un'altra prova. Andiamo a scegliere
un nuovo autoloop dinamico, lasciamo gli stessi colori e facciamo apply. Siamo nuovamente nella situazione di prima. In questo caso allora possiamo intervenire manualmente. Andiamo a selezionare la parte che non ci sta piacendo al momento, queste pulsazioni molto rapide. Andiamo su intensità, andiamo a applicare un smooth pulse, quindi una pulsazione più dolce. Scegliamo di applicarla a tutto il gruppo e gli andiamo a chiedere di fare una variazione di intensità ogni mezza barra, quindi ogni 2 battiti. Ok, a questo punto abbiamo fatto un piccolo errore perché io ho scelto di applicarla a tutto il gruppo e lui me l'ha applicata a tutto il gruppo. Allora, dobbiamo stare attenti a non selezionare questa traccia qua che rappresenta il gruppo dei nostri wash secondari. Rifacciamo, selezioniamo però a questo punto tutto dalla 9 fino alla 16ª. Andiamo ad applicare quello che è un flash and fade effect alle tracce selezionate ogni metà barra e abbiamo sostituito quell'accensione e spegnimento in sequenza abbastanza compulsiva con un flash fade che è comunque di impatto perché la luminosità passa da 0 a 100% e poi scende più lentamente. A questo punto possiamo sbloccare, quindi tasto destro, togli tutte dall'esclusione le nostre tracce e spostarci sotto. Siamo contenti dei nostri wash primari, quindi andiamo a ridurre, andiamo a selezionare le nostre tracce e le andiamo ad aggiungere. Ce la possiamo fare a quella che è la nostra esclusione. Destro, aggiungi le selezionate all'esclusione. Scendiamo ancora, selezioniamo i nostri terziari e aggiungiamo l'esclusione. Poi aggiungiamo tutti i non selezionati all'esclusione, quindi nuovamente ho fatto un errore. Puliamo tutto, riselezioniamo le nostre tracce, destro, aggiungi selezionati all'esclusione, scorriamo giù, togliamo anche i terziari e selezioniamo anche la traccia principale. Ok, a questo punto andiamo a rigenerare una funzione di AutoScript chiedendo di andare a applicare un effetto chasing che si concentrerà sulle tracce non selezionate, quindi in questo caso il nostro pixel tube, e anche i wash secondari. Nel caso dei wash secondari quello che otterremo sarà sostanzialmente una pulizia perché non lavoreranno in chase effect. Cambiamo i colori e chiediamo alle nostre barre di lavorare su tonalità diverse. E clicchiamo su Applica. Ok, come avevamo previsto, i nostri wash secondary, essendo andati a richiedere uno script basato sulla funzione chasing, sono stati puliti. Invece quello che ci interessa primariamente è che le nostre luci tubo sono state variate, ma non come vogliamo. A questo punto possiamo intervenire di nuovo manualmente. Andiamo a selezionare tutte le tracce che ci interessano con l'effetto chasing relative al nostro tubo. Andiamo semplicemente a cliccare copia, poi ci spostiamo qua e schiacciamo incolla. Quindi ci manteniamo per tutto l'autoloop l'effetto chasing,
e andiamo anche a applicare, visto che l'autoscript non ci è venuto in aiuto, una paletta colori sulle tonalità del violetto. Selezioniamo manualmente tutte le nostre tracce che avevo deselezionato e andiamo a applicare su queste tracce qua la nostra paletta Pastel Night sulle tracce selezionate, con una variazione abbastanza dinamica ma non troppo, un cambio colore ogni mezza barra. A questo punto abbiamo la nostra fixture a tubo che lavora su una paletta colori diversa dalle altre, con un suo chase effect intensità. Non ci resta altro che andare a decidere cosa vogliamo fare delle nostre fixture secondarie. Io direi che le possiamo lasciare tranquillamente ad operare secondo quella che è la traccia base. Clicchiamo col tasto destro, rimuovi tutte dalle esclusioni e a questo punto abbiamo il nostro autoloop con le modifiche che abbiamo deciso di apportare, su cui possiamo comunque andare a intervenire sempre con copia e incolla. Possiamo selezionare la traccia colore e decidere di copiarla e possiamo andare a fare tutte le modifiche che riteniamo fino ad arrivare a quello che è il nostro risultato perfetto. Una volta raggiunto il risultato che ci interessa lo rinominiamo e in questo caso lo chiamiamo test autoloop. A questo punto questo autoloop rimarrà sempre in memoria e all'interno di questa venue andrà ad aggiungere alla traccia base tutta la serie di informazioni che noi abbiamo pubblicato e di cui abbiamo riempito le tracce superiori, e quando sarà richiamato andrà a far lavorare tutte le nostre fixture in maniera differente in base a quelle che sono state le impostazioni. Questo conclude l'argomento sugli autoloop e ora è il momento di passare a quella che è la funzione principale di SoundSwitch, che è la funzione di AutoScript. Questo tutorial finisce qua, spero abbiate trovato di vostro gradimento e interessanti gli argomenti. Se avete domande fatele all'interno dei commenti su YouTube, risponderò ad ognuna di esse e in descrizione potete trovare il link a tutti i miei corsi. Grazie mille e alla prossima!